Ciao, con questo video esploriamo le opportunità che stanno arrivando e i consigli delle carte su come coglierle e sfruttarle al meglio. Intanto vi do il benvenuto su Minty Tarot, un canale dove promuovo i tarocchi come mezzo di trasformazione interna per raggiungere il benessere interiore. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere. La prima con il quarzo di rocca, la seconda con l'aventurina verde e la terza con l'ametista viola. Potete fermare adesso il video e scegliere intuitivamente in base alla pietra e alla posizione delle carte la variante che preferite. Dopodiché potete scorrere il video fino al capitolo che descrive la variante scelta e noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci arrivati alla prima variante, quella del quarzo di rocca. Vediamo subito le energie generali. E abbiamo la carta dell'anima gemella. Questo vuol dire che c'è un incontro importante che sta arrivando, che può dare appunto una opportunità importante in qualsiasi ambito. Vedremo i dettagli con i tarocchi, perché può essere nell'ambito amoroso, ma anche nell'ambito lavorativo o nel quotidiano. Comunque è sicuramente indice questa carta di un incontro con una persona che sarà portatrice di buonissime opportunità. Quindi un incontro fondamentale. Vediamo adesso le carte tarocchi cosa ci dicono. Abbiamo il 10 di bastoni, la temperanza, il mondo e l'asso di bastoni. Sono bellissime carte. Dunque, la carta del mondo ci dice che siete in una energia di completezza, vi sentite soddisfatti. State chiudendo un ciclo al massimo della vostra espansione e siete anche pronti ad aprirvi a nuove avventure, a nuove fasi della vostra vita. Avete pazientato molto, come ci sta indicando la carta della temperanza. Avete dovuto praticamente aspettare molto per completare questa fase della vostra vita. Evidentemente avevate dei progetti e avete dovuto aspettare, magari con dei ritardi, che si chiudesse, si realizzasse un vostro obiettivo. La carta della temperanza indica anche che avete dovuto lavorare su voi stessi, trasformarvi dentro, nel senso creare dei cambiamenti anche a livello di personalità, di costanza. Avete dovuto fare anche probabilmente un po' di rinunce per ottenere il vostro risultato sperato e l'opportunità che si sta presentando permetterà appunto di completare, di realizzare questo obiettivo a cui voi tenete molto e di ottenere una sorta di completezza interna, perché la carta del mondo indica proprio un raggiungimento di un apice di soddisfazione. Anche in ambito concreto, non soltanto emotivo o psicologico, proprio un risultato concreto che vi permetterà appunto di essere soddisfatti di voi stessi e a vostro agio nell'ambiente in cui vi muovete. Sarà anche un'opportunità che vi permetterà di iniziare una nuova fase della vostra vita. Avete lavorato molto anche per questo e quindi siete estremamente meritevoli, nel senso è
è qualcosa che in parte vi è dovuto perché avete fatto molto lavoro su voi stessi per raggiungere questo risultato. La carta del 10 bastoni infatti indica che avete fatto un lungo cammino, anche faticoso, che siete arrivate da un percorso anche un po' duro, un po' faticoso, dove avete dato tanto per raggiungere i vostri obiettivi e che quindi a maggior ragione questa opportunità e il risultato che permetterà sarà ancora più soddisfacente. Eh, Ci sono carte di bastoni, quindi mi fa anche pensare che questa opportunità, dovuta appunto a questo incontro fondamentale con una persona che può appunto accelerare, scusate, il raggiungimento dei vostri obiettivi o la realizzazione dei vostri desideri, può avvenire in ambito lavorativo. C'è da dire però anche che c'è la possibilità che sia anche a livello sentimentale, perché l'asso di bastoni indica una nuova passione anche a livello sensuale, quindi ehm, diciamo per riassumere, direi che pur venendo voi da un percorso dove vi siete sentiti molto affaticati, dove dovete aver dove avete dovuto lavorare per diciamo trovare un vostro equilibrio interno, in questo momento siete effettivamente in grado di cogliere l'opportunità che vi si presenta, perché avete fatto un lavoro di trasformazione interno molto importante con la carta della temperanza e anche nel vostro ambiente avete apportato dei cambiamenti, i cambiamenti necessari per cogliere questa opportunità con la carta del 10 di bastoni. Questa opportunità verrà attraverso un incontro fondamentale con una persona che vi permetterà appunto di realizzare i vostri desideri e i vostri obiettivi e chiudere anche volendo un capitolo che rimaneva aperto e quindi iniziare una nuova fase piena di entusiasmo e di passione. Può essere appunto un incontro fondamentale, tipo proprio anima gemella a livello sentimentale con l'asso di bastoni, può anche indicare una nuova opportunità estremamente eccitante che crea un nuovo percorso pieno di novità a livello lavorativo. Vediamo cosa dicono le carte degli archetipi sul miglior cosa il miglior atteggiamento da porre in essere per cogliere e sfruttare al meglio questa opportunità. E abbiamo la carta dell'eremita. L'eremita è un archetipo che solitamente viene a essere associato alla solitudine, all'introspezione, però in questo caso, considerando le altre carte, soprattutto la carta dell'anima gemella, sta soprattutto ad indicare la necessità di tenere gli occhi aperti come l'eremita nella carta dei tarocchi, accendere una luce per illuminare il cammino, ovvero cercare di vedere questa opportunità, riconoscere questo incontro fondamentale nella vostra vita e appunto anche aprirsi agli altri, al mondo che vi circonda per poterla riconoscere, per poter riconoscere questa persona che può essere molto importante. Può essere anche in ambito lavorativo, per esempio, può essere un incontro anche con una istituzione, insomma, con un rappresentante di una istituzione, di un'impresa, eccetera. Comunque sarà un incontro fondamentale e dovrete, appunto, come la lampada dell'eremita nella carta dei tarocchi, appunto illuminare il vostro cammino in modo da poterla vedere e quindi coglierla. Non siate distratti, ecco il concetto. E questa opportunità appunto vi permetterà innanzitutto di
chiudere un capitolo dove magari avete dovuto rinunciare ad alcune cose, dove avete dovuto lavorare molto, dove avete dovuto fare un lavoro su voi stessi, anche mortificare un po' i vostri desideri, chiudere questa fase e iniziare invece un capitolo nuovo con l'asso di bastoni che è pieno di energia, di entusiasmo e di novità. Quindi bellissime carte, vi auguro tutto il meglio. Spero che questa stesa vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante e vediamo subito le energie generali. E abbiamo non per te con una porta chiusa. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. Evidentemente c'è un qualcosa che è ancora bloccato. E vediamo il 9 di spade e poi il 6 di spade, la regina di spade e il cavaliere di spade, tutte spade. Allora, quindi c'è un'energia mentale assolutamente. Vi state facendo avete molti dubbi in testa, molte preoccupazioni, perché il 9 di spade indica proprio l'ansia che si ha a volte, no? Che non ci fa neanche dormire. Addirittura questa ragazza sembra avere gli occhi addosso, quindi uno ci si sente anche sotto pressione. Può essere che appunto avete la possibilità di ritirarvi da un progetto, da una situazione che in realtà voi non volete, che non vi fa sentire a vostro agio. Vediamo infatti che sia il 6 di spade che la regina di spade indicano soprattutto insieme la volontà di tranciare dei rapporti o dei legami con una situazione che non ci piace, perché magari caotica, perché problematica, perché comunque non adatta alle nostre esigenze. Il 6 di spade in particolare indica proprio la volontà di ricaricare le energie, di lasciare il caos alle spalle e andare verso una direzione più serena, più calma, in una isola come è disegnata qua sulla carta, dove potersi rilassare e recuperare le energie. Mentre la regina di spade, che qui viene disegnata con un binocolo sopra una mongolfiera, a volte, soprattutto nel mazzo Rider-Waite-Smith, ha delle corde ai polsi che vengono tagliate con la spada, che vuol dire proprio la volontà di tranciare dei rapporti con persone o relazioni che non ci piacciono. In questo caso poi addirittura con il scusate, col canocchiale, indica proprio il voler guardare avanti, il voler lasciare alle spalle queste situazioni o queste persone problematiche e andare per la propria strada in modo abbastanza deciso. Tant'è vero che subito dopo abbiamo il cavaliere di spade, che è un'energia molto dirompente, persona che non ha paura di prendere delle scelte, di fare delle scelte, di prendere delle decisioni e come questa ragazza volare proprio verso la propria strada in maniera molto decisa, anche volendo veloce.
senza neanche pensarci troppo. Quindi l'opportunità che vi si presenta in realtà è di rifiutare di liberarvi da dei rapporti che non vi fanno star bene o che comunque non sono adatti a voi, rapporti o situazioni che vi danno ansia, che vi fanno sentire giudicati, che vi creano caos nella vita. Vediamo un attimo la carta degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere per cogliere e sfruttare al meglio questa opportunità. E abbiamo il network, che è appunto colui che comunica e scambia informazioni e notizie con gli altri. Cosa vuol dire che questo archetipo? Che per poter cogliere questa opportunità è meglio appunto aprirvi a nuove persone, a nuove situazioni. Tant'è vero che la carta del cavaliere di spade è proprio rappresenta una ragazza con una penna d'oca, mettiamola così, e vedete c'è anche un pennello con cui disegna la propria realtà. Quindi è proprio un bisogno di comunicare con gli altri, di mettersi in associazione con altre persone, di creare una connessione all'interno di una comunità che vi permetterà appunto di lasciare una situazione, un rapporto che non vi piace e trovarne nuovi più in linea con i vostri bisogni e i vostri desideri più reali, più in linea con voi stessi. C'è un senso di disagio in queste carte, quindi promettono sicuramente che riuscirete a liberarvi da dei vincoli che non vi piacciono. E la cosa migliore per farlo è appunto cercare una connessione con una comunità, con delle persone che possono essere appunto utili nel vostro intento, e così ci riuscirete. Bene, spero che questa piccola lettura vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi, e noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella dell'ametista viola, e vediamo subito le energie generali. Abbiamo la carta della pace, che è una bellissima carta piena di serenità, di un senso di completezza, di un equilibrio interno. È come se voi vi sentiste completi e centrati su voi stessi, quindi non smossi da quello che è accanto a voi, completamente centrati, diciamo così. Vediamo i dettagli con i tarocchi, e abbiamo il 4 di spade, e poi il 4 di coppe, il carro e il sole. Dunque, l'opportunità che vi si presenterà sarà estremamente importante, veramente da cogliere, perché con la carta del carro e del sole si vede veramente che riuscirete attraverso questa opportunità a dare una direzione alla vostra vita che vi permetterà di realizzare qualcosa di importante per voi stessi. È come se in questo momento voi siate invece un po' malinconici, un po' in pausa, non molto interessati a quello che vi circonda,
come se non voleste venire in contatto con il mondo attorno a voi. Vedete, questa ragazza si protegge dal sole, no? Con l'ombrello. E quindi è un po' un atteggiamento annoiato, solitamente implica il fatto di non voler cogliere delle possibili opportunità attorno a sé. E questa carta è anche confermata dal 4 di spade, che è una carta di pausa, di riposo, come se necessitaste di ricaricare le batterie. Bene, avrete però l'opportunità di ricaricarle, così da finalmente capire che direzione volete prendere, perché la carta del carro è proprio la carta di qualcuno che sa dove vuole andare e sa come arrivarci, e riuscirete appunto, una volta capito questo, a raggiungere degli obiettivi importanti con la carta del sole, che indicano proprio una forte soddisfazione, un successo evidente, perché la carta del sole è proprio la carta del successo, anche sul piano pratico e nel rapporto con gli altri, nel senso come riconoscimenti da parte di altri. Quindi sono carte bellissime, però appunto dovrete passare attraverso un periodo di stasi con la carta del 4, sia di spade che di coppe, che però sarà breve, e dopodiché riuscirete a muovervi verso una direzione che sceglierete voi, e riuscirete ad avere la capacità di seguire i vostri obiettivi e realizzarli. Questa è una stesa che di solito copre 2 o 3 mesi, quindi direi alla fine dei 3 mesi riuscirete a realizzare i vostri obiettivi. Però appunto inizialmente avrete un po' di fatica, perché il 4 di coppe e il 4 di spade indicano proprio questo senso di pausa che uno vuole prendere per se stesso. Vediamo un po' cosa dice la carta degli archetipi. Questa è la carta del poeta, che consiglia appunto di fare come il poeta, ovvero vedere le opportunità, le cose belle attorno a sé, e farle vedere anche agli altri. Quindi dopo questo periodo di pausa, anche voluta da voi, perché appunto sia il 4 di coppe che il 4 di spade indicano il bisogno di essere in pausa, di prendersi del tempo per se stessi, di ricaricare le batterie. Dovete appunto cogliere l'opportunità che vi si presenterà per ottenere una piena soddisfazione, per raggiungere i vostri obiettivi, con la carta del sole e la carta della pace. Sono veramente belle carte, però appunto dovrete uscire da questo stato un po' di protezione di voi stessi, per poter appunto finalmente andare verso la direzione voluta, verso la realizzazione dei vostri obiettivi. Bene, spero che questa piccola stesa vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi, e noi ci vediamo presto. Ciao!